Ma che cosa sono i metaprogrammi nella PNL? Ciao, sono Caruso Colzi di carusocolzi.com. Sono il fondatore di Ipnosi Naturale. Benvenuto nel quarto video di questa piccola playlist, questa piccola sequenza di video dedicati alla programmazione neurolinguistica, anche chiamata PNL. Se già hai visto il primo video, il secondo e il terzo, ti sei reso conto che abbiamo trattato moltissimi temi, abbiamo cominciato a cercare di capire come fare a rimetterli insieme, perché la PNL sembra all'inizio così tanto frammentata e invece poi piano piano attraverso le tecniche e le strategie possiamo agganciare tutti questi concetti e metterli insieme a nostra disposizione perché divengano più funzionali. Oggi ci occupiamo di una cosa molto importante per la PNL, non è nata subito all'origine della PNL, ci ha messo qualche anno, anche questa è una cosa che, diciamo così, ha coniato la mente geniale di Richard Bandler e che si chiama metaprogrammi. Ma che cosa sono i metaprogrammi nella PNL? Oggi ci occupiamo proprio del comprendere innanzitutto che cosa significa programma e metaprogramma. Allora, se io per esempio dico lascio la penna, questo è un programma, secondo la PNL, programmazione neurolinguistica. Ci sono dei programmi molto simili al computer che vengono attivati dentro di noi. Ok, il programma lascio la penna è un programma molto specifico, è lasciare che cosa? La penna. Quello è un programma declinato nello specifico. Ma qual è il suo metaprogramma? Cioè il livello più concettuale è il verbo in modo all'infinito, in modo più aperto, cioè il lasciare. E a quel punto tu capisci che puoi lasciare una cartolina dentro la buca delle lettere, puoi lasciare 10 euro di mancia, puoi lasciare andare un peso che ti porti da tanto tempo, puoi lasciare tuo marito o la tua compagna e via discorrendo. Il lasciare poi va declinato e allora qui si parla di programmi declinati e invece metaprogrammi, coloro che stanno a un piano superiore e che svolgono un'azione innanzitutto di presa di consapevolezza, vorrei dire, dall'alto e poi devono essere declinati nello specifico perché appunto le strategie e le tecniche debbano diventare funzionali. Ti ricordo ancora una volta che in PNL non diciamo questo è giusto, questo è sbagliato, ci occupiamo solo del fatto che sia funzionale o non funzionale. Agli psicologi piace dire disfunzionale, ok? Allora, perché dico gli psicologi? Perché oggi capirai un qualcosa di più. Ti ricordo che sia Bandler sia Grinder, quando hanno coniato e hanno strutturato tutta questa disciplina della PNL, non erano psicologi e se ne guardavano bene da diventarlo. Inoltre loro erano quelli che insegnavano agli psicologi ad utilizzare questa disciplina. Quindi per tanto tempo c'è stata una grossa separazione fra il mondo della psicoterapia e invece l'utilizzo della programmazione neurolinguistica. Ma torniamo a noi, non voglio fare polemiche, però intanto cominci a capire che ci sono tante cose dietro la PNL. Parliamo di metaprogrammi. Allora, anche i pensieri, anche le strutture pensiero possono essere più specifici o più astratti, così come tutte le rappresentazioni di noi. Questo significa che sono stati compresi dentro di noi, sono stati estratti moltissimi metaprogrammi, cioè a livello concettuale ci sono tantissime strutture che sono sovente in azione. Uno dei problemi della PNL, secondo me, questo è un secondo me, ok? È un punto di vista, è che spesso i metaprogrammi vengono insegnati in modo antagonista, ok? Quindi se vedo l'alto, allora c'è il basso, se vedo il grosso, allora c'è il piccolo, in questo senso.
I metaprogrammi però in realtà non hanno a che fare proprio con questo, te lo ripeto, hanno più a che fare con un concetto e poi quel concetto viene declinato all'azione specifica che è appunto il comportamento. Può essere anche un comportamento comunicazionale di semplicemente rappresentazione del territorio, ok? Quindi di utilizzo della mappa. Adesso stai diventando un esperto se hai seguito tutti gli altri video. Allora, oggi ti parlo di 3 metaprogrammi che magari ti fanno comodo, però insomma ce ne sono tanti, l'argomento è vastissimo e andrebbe un po' impostato per far sì che tu possa farlo funzionare nella tua vita. Ma poi ti parlo e ti dico come fare a strutturarlo. Il primo metaprogramma, o per meglio dire i primi 2 metaprogrammi di cui ti voglio parlare, sono il vai verso e il via da. La condizione, diciamo, più generale è l'allontanamento da un qualcosa che usualmente non ci piace e l'avvicinamento a un qualcosa che idealmente ci dovrebbe incuriosire, interessare, piacerci. Capisci che qui c'è una sorta di continuità e c'è anche un po' uno strizzare l'occhiolino a quello che è la famosa legge dell'inconscio, cioè pain pleasure, ovvero ci allontaniamo da un qualcosa che ci crea sofferenza e ci avviciniamo invece a un qualcosa che ci dà piacere. Sì, ma direi più ni, non è proprio così. Il metaprogramma via da è un metaprogramma che si innesca nel momento, se è funzionale, nel momento in cui a noi non interessa l'arrivo, non ci interessa dove dobbiamo andare, dove vogliamo andare, ci interessa semplicemente andare via da lì. Mi viene in mente un palazzo in fiamme, se c'è un palazzo in fiamme non è che ti viene in mente che devi andare in una porta nello specifico, l'importante è riuscire. E quello è il metaprogramma via da. Il metaprogramma vai verso invece è molto specifico e ha una sua direzionalità e crea poi ovviamente all'interno dell'esplicazione del vai verso una serie di collegamenti e associazioni con ciò che per noi è importante, con ciò che per noi ha valore, con ciò che per noi è interessante e via discorrendo. Capisci bene che quando noi attiviamo un metaprogramma piuttosto che l'altro, esprimiamo delle cose di noi stessi e queste cose di noi stessi possono essere da un punto di vista funzionali, dall'altro assolutamente no. Arriviamo al punto un po' dolente e anche uno dei motivi per cui ti ho detto per molto tempo la PNL è stata ben attenta a non sposare la condizione della psicoterapia. Allora, quando Richard Bandler ha cominciato a divulgare queste cose, gli psicologi hanno frainteso in maniera, a mio avviso, anche molto grossolana, pensando che un metaprogramma fosse affine a un profilo psicologico. Quindi se tu sei via da, senti già la connotazione dell'identità, se tu sei via da, allora il tuo profilo psicologico è bla 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 bla. No, non sei un metaprogramma, utilizzi un metaprogramma. Ti ricordo che noi abbiamo a che fare con la funzionalità e quindi siamo attivamente attaccati alle nostre azioni, siano esse di comunicazione, di espressione, di manifestazione, ma anche del comportamento fisico, dell'azione vera e propria. Allora, è chiaro però che te lo dico a fare, se sei una persona che attiva tantissimo il metaprogramma del via da, sei una persona capace di fuggire dalle situazioni, sei capacissimo di fuggire dalle situazioni, però magari se non hai un indirizzo come invece ti dà il metaprogramma vai verso, potresti girare intorno, anche magari nelle relazioni, sei capace sempre di andartene via, ma non sei in grado poi dopo di focalizzarti su un tuo obiettivo nello specifico. È un profilo psicologico? No, queste cose si possono cambiare, soprattutto ti ricordo il primo passo, esserne consapevoli, ok? Se non sei consapevole non fai niente di tutta questa roba, te lo dico prima, ok? Perché poi la PNL si sposa con il grande mondo dell'ipnosi, se non c'è un ambiente ipnotico ogni cosa di cui parliamo della PNL non funziona,
ma poi magari te ne parlerò meglio nei prossimi video. E quindi non è un profilo psicologico, è soltanto un tuo modo di agire. Le persone però che abbiamo visto attivare sempre più spesso il metaprogramma del vai verso sono persone che tendono a ottenere più risultati, sono persone, come le si chiamano diciamo nella società, con i paraocchi, vogliono ottenere quella roba là, non vedono nient'altro e quindi sono molto focalizzati. Ti ricordo che la focalizzazione è una buona qualità per ottenere risultati. Non a caso chi medita ottiene più risultati perché insegna alla mente ad essere focalizzata. Ho fatto una piccola digressione, ma voglio farti capire quanto la PNL è legata al mondo della meditazione, dell'ipnosi, della crescita personale, ma anche della comprensione di temi profondi che fanno parte dell'essere umano. Trattiamo altri due metaprogrammi, il metaprogramma adeguante e il metaprogramma disadeguante. Qual è quella persona che mediamente mette più in gioco il metaprogramma adeguante? È quella persona che tende a vedere le somiglianze. Quindi siamo tutti uguali, tutte le persone fanno questa cosa, tendono a agire in consonanza con la media, con la stragrande maggioranza delle persone che operano un certo tipo di attività o comportamento. Mentre i disadeguanti sono quei personaggi, diciamolo chiaramente, io sono un disadeguante quindi lo so, siamo dei grandissimi rompicoglioni, perché puntiamo sempre il dito su quella cosa che non va, perché riusciamo a vedere gli errori, quindi facciamo gli spot delle cose che non vanno bene. C'è bisogno però di disadeguanti nella nostra società perché se non hai qualcuno che ti fa notare dove stai sbagliando, non cresci mai. Però chiaramente è un po' fastidioso avere persone che sono disadeguanti, anche qui sto parlando male, che mettono in moto prevalentemente il metaprogramma disadeguante e che ti fanno notare che non ci sono somiglianze, ma che ci sono disuguaglianze, cioè questo è diverso da quest'altro. Poi, come ti ho detto all'inizio di questo video, ogni metaprogramma, meta significa sopra, superiore, metaprogramma deve essere declinato nello specifico riguardo quello che stiamo facendo. E capisci bene che per fare questo c'è da fare un lavoro specifico con la persona specifica. Oggi parliamo di concetti, non parliamo di specificità. Ricordati che anche le tecniche sono, lo metto fra virgolette, dei concetti e non sono delle specificità, perché le tecniche devono essere adattate ai singoli individui soggettivi con la loro soggettiva mappa del territorio e quindi rappresentazione della realtà e non è l'inverso, cioè che le persone si devono adeguare a certe cose. Stavamo appunto parlando di metaprogramma adeguante e disadeguante, nota quanto io sono favorevole a mettere in moto il metaprogramma disadeguante, però devo stare anch'io attento perché quella è una predisposizione che ho, ma devo comprendere che ci sono tante cose che sono simili e quindi lavorare anche, ora ormai li conosci, col filtro generalizzazione, col filtro percettivo della generalizzazione è importante perché tende a compattare, associare macro aree che si assomigliano. Passiamo alla terza linea di metaprogrammi, qui ce ne sono altri due, e sono l'indice referenziale interno e l'indice referenziale esterno. Questi metaprogrammi tendono a farti capire quando una persona ha come riferimento se stesso, ciò che sente, ciò che pensa, ciò che crede, oppure gli altri. Ancora una volta ti ricordo che a mio avviso non è proprio corretto studiare i metaprogrammi come contrastanti, ma adesso per questione di tempo lo faccio perché è un po' più semplice da comprendere. Se volessi fare però un percorso, ricordati che c'è più un processo di continuità piuttosto che un processo di contrasto fra loro. Se metti dentro di te, se attivi il metaprogramma indice referenziale interno, vuol dire che tu in qualche modo ti fidi di ciò che stai sentendo,
ascolti meno le opinioni degli altri e tiri dritto prendendo in considerazione ciò che sai, ciò che senti, ciò che ritieni opportuno. Si può dire che questo è un metaprogramma che è abbastanza attinente all'essere leader? Certo che lo si può dire, ed è sempre così? Assolutamente no, perché vi ricordo una cosa fondamentale: il leader ha una buona comunicazione, ma soprattutto sa ascoltare, ok? Quindi quando ascolti attivi un metaprogramma che è l'indice referenziale esterno. Cosa fa il leader? Attiva prima questo, ascolta, prende tutte le informazioni e poi però è capace di scegliere e decidere in completa autonomia. Ti ricordo, di metaprogrammi ce ne sono tantissimi, lavorare con i metaprogrammi è bellissimo. Io spesso nelle mie sessioni che faccio con i miei clienti spiego queste cose e le adatto alle nostre esigenze. Se vuoi saperne di più, se vuoi cominciare a masticare davvero la PNL e far funzionare tutte le tecniche della PNL, fatti il mio corso, ok? Sono 3 corsi: primo corso di PNL, secondo corso di PNL, terzo corso di PNL. Adesso li trovi in un cofanetto unico dove ti spiego decine e decine e decine di tecniche che ti servono per il tuo sviluppo, per la tua crescita personale, per le relazioni, per la tua comunicazione e quindi anche per il lavoro, per le cose che vorrai decidere di manifestare in questo mondo. La spesa è ridicola, quindi non sto nemmeno a pensare che non te lo puoi permettere, l'ho fatto in modo che tutti quanti se lo possano permettere. Ti dico che ne ho venduti, secondo me, già 30.000, ok? E molte persone stanno beneficiando di questi corsi. La PNL è una materia che va trattata con una didattica intelligente, non può essere presa così a casaccio, prendi una tecnica, la applichi e vedi se funziona, anche perché fare le cose a caso in PNL non premia mai. Quindi spendi delle tue energie e del tempo, incuriosisciti di questa bellissima disciplina e impara anche tu a gestire meglio te stesso, le tue relazioni, la tua comunicazione, ma soprattutto sii in grado di ottenere i tuoi obiettivi più velocemente e in maniera più efficace. Bene, io mi fermo qui, anche questo video insomma è stato bello denso di informazioni. Il mio nome è Caruso Colzi. Ancora una volta ti ricordo che il mio sito internet per comunicare con me, per entrare in contatto, è www.carusocolzi.com. A me non resta altro che augurarti una splendida serata e ci vediamo al prossimo video. A presto!